Ciao ragazze mie e ragazzi miei, bentornati sul mio canale. Allora, l'interattivo che andiamo a fare oggi è, o meglio, risponde alla domanda: un messaggio a sorpresa per te. Quindi, cosa devi sapere adesso? E quindi andiamo a canalizzare i maestri, gli angeli, per capire cosa ti vogliono dire e poi lasciare risuonare dentro di te quello che ti serve, ok? In qualità di messaggio. Quindi un messaggio a sorpresa per te, cosa devi sapere adesso? Vediamo. Allora, abbiamo messo la luna viola, la stella gialla, il cuore blu. Allora, e partiamo subito dalla luna viola. La mettiamo qua, si vede? Sì. Ok, vediamo un messaggio a sorpresa per te. Vediamo di che cosa stiamo parlando. Vediamo da dove partiamo, quali sono le energie. Qual è il messaggio a sorpresa che devi ricevere adesso? Cos'è che devi sapere adesso? Vediamo un po' i maestri cosa ci dicono. Per le mie ragazze, i miei ragazzi della luna viola, un messaggio a sorpresa per loro. Cosa devono sapere adesso, per favore? Poi in base a quello che esce vediamo vari oracoli e i tarotti. Messaggio a sorpresa per te. Cosa devi sapere adesso? Qual è il messaggio a sorpresa? Un aiuto, ragazze, qua serve un aiuto e ce lo diamo in questa stesa, un aiuto per qualcosa e quindi una comprensione, serve una comprensione su qualcosa che ti sta gravitando intorno, e questa stesa stessa può essere un aiuto e supporto a questa condizione in cui stai vivendo, che si tratti di amore, di lavoro, di famiglia, qualsiasi circostanza. Già mi arriva da dirti che in questa stesa puoi trovare delle chiavi importanti affinché tu possa fare questo salto, ok? Questo sostegno, questo aiuto, ok? Quindi a questo punto andiamo a vedere di cosa si tratta, così andiamo a capire qual è il messaggio a sorpresa e cosa devi sapere adesso. Vediamo, datemi l'energia delle ragazze che guardano, per favore. Di cosa si tratta questo aiuto? Qual è l'energia? Vediamo un po'. Stress, ok. Una nuova visione. Sensi di colpa. Ragazze, qua mi arriva che si sta attuando dentro di voi un nuovo punto di vista rispetto a qualcosa e che ci sono delle... è come se vi sentiste intrappolati, incatenati rispetto a qualcosa e non sapete come agire rispetto a questa nuova visione di un qualcosa, che si tratti di lavoro, di amore. Può essere lavoro o amore, perché anche la carta del 7 di bastoni ci parla anche del lavoro. Quindi voi state andando incontro a qualcosa di nuovo per cui vi vengono dei sensi di colpa. Questa carta sensi di colpa è l'8 di spade, per cui vi sentite bloccati, però al centro abbiamo una nuova visione che sta sgorgando dentro di voi. Già le carte mi stanno dicendo quello che mi arriva proprio dai maestri da canalizzare adesso, l'aiuto che questa stesa ti può dare è funzionale a perseguire la nuova visione rispetto a quella cosa che ti sta dando stress, che già ti è arrivata questa nuova visione, un nuovo approccio alla vita, un nuovo approccio rispetto a una situazione in particolare a cui tu stai pensando adesso. Ti è arrivata già una nuova visione che ti costa molto lasciare andare il vecchio. Questo è il senso, perché l'otto di spade ci parla del sentirsi incapaci di agire per delle elucubrazioni mentali. E quindi è tutto nella mente, perché la nuova visione di quest'arcano è proprio che tu dalle viscere di te stessa rinasci a una nuova visione e tu ce l'hai già questa nuova visione dentro. Cioè le carte mi stanno dicendo che quello che devi sapere adesso rispetto al messaggio a sorpresa è che la visione che tu hai avuto rispetto a qualcosa di importante che tu hai dentro te stessa adesso e su cui pensi di dover essere supportata è proprio questo: persegui la nuova visione che ti sta arrivando rispetto a quello che tu stai sentendo adesso, rispetto a una problematica o qualcosa che ti sta gravitando intorno e che ti dà molto stress, ok? Ok, adesso andiamo a vedere di che si tratta. Ci andiamo a mettere, partiamo con questi, vediamo un po'. Qual è il chakra corrispondente? Qual è il chakra corrispondente? Qual è il chakra corrispondente? Ci mettiamo gli oracoli di Manara. Qual
Qual è il chakra corrispondente a questa nuova visione? Ragazze, la carta numero 31 è l'elaborazione del primo chakra, il radicamento. Tu devi, la purezza di intenti. Tu adesso devi sapere con questa carta bellissima, Purity of Purpose, che corrisponde all'elaborazione totale del primo chakra. Queste carte hanno per ogni chakra 5 livelli evolutivi. Questo è praticamente l'ultimo. Cioè sei arrivata alla consapevolezza di essere un guerriero, una guerriera. Guardate poi ragazze. Come vanno, guarda come si somigliano queste carte. Qua pure sembra di avere un arco, una freccia. Cioè, qua mi dicono che tu ti sei radicata completamente a qualcosa, senti il radicamento dentro di te, il primo chakra, e adesso devi avere il coraggio di scoccare la freccia. Ok? Rispetto a qualsiasi circostanza, ragazze mie, amore, lavoro, famiglia, questo è l'aiuto che ti serve. Gli angeli ti stanno dicendo in questo momento, i maestri, che hai raggiunto la consapevolezza di chi sei, il radicamento. Ok? Devi avere il coraggio di scoccare la freccia, non farti prendere da questi sensi di colpa, perché riguardano un passato, il mentale, tu dentro il primo chakra è rinato, ok? Sei il guerriero che adesso sta per scoccare la freccia, abbi il coraggio di scoccarla, ok? Agisci o non agisci, quello che ti crea più sensi di colpa, ok? Fallo, questo è il senso. Per capire cos'è che dobbiamo fare è sentire quella cosa che abbiamo più paura di fare, ok? O non fare. Ok? Quindi queste carte ti stanno dicendo ti sei radicata, l'aiuto è qui, quello che ti arriva di nuovo, una nuova visione rispetto al passato che ti ha dato stress, adesso tu devi mettere in scena quell'atto lì, ok? Questa nuova visione. Adesso andiamo a vedere di cosa si tratta ancora questa nuova visione, questo radicamento e come andare incontro a questo aiuto ancora più esaustivo. Ragazze, qua abbiamo influenze angeliche. L'angelo Aziel elimina le influenze negative, ti sta dicendo di agire in conformità a questa nuova visione. L'angelo Aziel ti sta aiutando a ottenere proprio misericordia, elimina le influenze negative. Ciò significa che tu ti sei radicata all'interno perché hai il primo chakra completamente aperto. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che tu devi andare verso una nuova visione, quella nuova visione che ti è arrivata rispetto a un ambito specifico della tua vita che gravitava intorno a te, che ti ha dato stress. L'aiuto in questo caso ti dice, Aziel, di andare incontro a questa nuova visione perché ci sei. Questi sensi di colpa, questo 8 di spade, questa chiusura, sono cose del mentale riguardanti proprio l'aiuto che cercavi. Ok? Non ti fare prendere dallo sconforto perché il tuo primo chakra è aperto. La freccia che tu stai per scoccare è la freccia del tuo nuovo sé, del tuo nuovo radicamento. L'intuito che ti arriva, perché questo è l'albero della vita, questa è la Sefirot corrispondente all'intuizione divina, ok? L'intuizione che ti sta arrivando ti sta aiutando a togliere tutte le influenze negative che ti hanno impedito di fare il salto e di manifestare questa nuova visione, perché tu ce l'hai già all'interno, ok? Quindi l'angelo Aziel ti sta a ottenere la misericordia di Dio. Quindi tu hai l'intuizione giusta per scoccare la freccia e fare centro. In questo esatto momento, ok? Adesso andiamo a vedere, restringiamo ancora di più il campo, andiamo a vedere ci facciamo una croce celtica, vediamo? Abbiamo capito questa nuova visione. Allora, per le mie ragazze della luna viola, per favore, andiamo a restringere ancora di più, vediamo questa nuova visione di cosa si tratta. Abbiamo già capito che qua bisogna prendere il coraggio perché ci si sente già radicati dentro se stessi e manca solo scoccare la freccia perché influenze angeliche sei benedetta nello scoccare questa freccia, ok? Allora, vediamo le mie ragazze, da dove partono, qual è la situazione di partenza. La forza, ragazze, tutto mi parla di forza. Qua tu sei, quando escono gli arcani maggiori ci sono le influenze divine su di voi, l'azione, il coraggio di fare una cosa. Tu sai cos'è. Fondomazzo 4 di spade, dall'essere stato fermo e dall'aver riflettuto già abbastanza. Ci sei già, tu sai già, come ti dicevo prima, vedi? Le carte poi vanno sempre a confermare questa cosa. Sai già la forza e il coraggio di fare questa cosa e sappi che sei supportato dalle influenze angeliche nello scoccare questa freccia, ok? Quindi qual è la sfida che si appresta a superare? Qual è la sfida?
Il 9 di bastoni, quella di perseverare, cioè tu non ce la fai più, ok? Non ce la fai più in qualcosa, può trattarsi di qualsiasi dinamica, lavoro, famiglia, amore, non ce la fai più. Qua devi prendere il coraggio di agire, ok? Qua devi prendere il coraggio di agire, tanti pesi hai supportato, questa è anche la carta della resilienza, oltre a essere la carta della difesa, difendersi, non fidarsi, eccetera. Ecco, tu al di là della mi fido, non mi fido, devi scoccare la freccia. Devi agire in conformità a questa nuova visione. Questa è la sfida che ti si sta per aprire. 4 di coppe. Che vuol dire questa carta? Persistere, magari sai che mi sta venendo con questa carta, perché il 4 di coppe ci parla delle occasioni mancate, della nostalgia, ok? Come se tu stessi perdendo le speranze. Questo mi arriva. Beh, io sai che ti dico, con tutte queste carte che stanno uscendo, ti dico la frase che dice sempre mio padre. La maggior parte delle volte è l'ultima chiave del mazzo che apre la porta. Ok? Quindi persistenza, trovare il coraggio per fare un ultimo step. Il 9 di bastoni ci parla dell'ultimo step da fare dopo tanto peregrinare, dopo tanta lotta. Manca un ultimo step. Ok? Coraggio, forza per spiccare il volo e agire secondo questa nuova visione. Ok? Quindi alla base di tutto cosa c'è? Alla base di tutto cosa c'è? Un 4 di denari, la voglia di costruire, la voglia di sentirsi, ecco appunto, 8 di denari, 4 di denari. Alla base di tutto c'è la voglia di impegnarsi nella costruzione delle tue fondamenta. Che si tratti di lavoro o di amore, qua alla base di tutto tu sei mossa nel subconscio dal tuo valore personale. Non a caso abbiamo come primo chakra il radicamento, sei completamente radicata in te stessa, me lo conferma il 4 di denari. E tu ti sei impegnata tanto per radicarti in te, non farti abbattere l'ultimo step del 9 di bastoni, prendi questo coraggio e vai dritta al punto. Ok? Su cosa focalizza l'attenzione cosciente? Su cosa si focalizza? Sul 2 di denari, sull'indecisione. Ok, sei indecisa. Qua è possibile anche molto lavoro, si tratta di lavoro. Sei indecisa, può essere che ci sono due opzioni, ok? Cavaliere di spade, sì, voler avere un'idea chiara su quale opzione prendere o comunque sia essere indecisi sul da farsi. Sappi che nel 2 di denari tu sei indecisa, sai perché? Perché adesso te lo dicono le carte. Perché eri indecisa sul fatto, su ciò che ti dava di più radicamento, su ciò che ti faceva riconoscere di più. Allora tu sappi che tu l'intuizione, ok? L'intuizione, ricordiamo l'intuizione perché qua le influenze angeliche ti stanno dando l'intuizione su ciò che devi fare ti è già arrivata. L'indecisione è un'indecisione del mentale. Quindi l'aiuto in questo caso che le carte ti stanno dando è dirti tu hai avuto già la nuova visione rispetto a una cosa in particolare che gravita adesso su di te. Ok? Che ti ha richiesto tanto sforzo, tanta forza. E sappi che tu adesso l'intuizione per agire ce l'hai. Il riconoscimento di chi sei, di che cosa è radicato in te veramente, nel tuo profondo sé, quindi il tuo contatto con la tua natura interiore ce l'hai, che ti ha fatto arrivare questa nuova visione. Quindi il dubbio è un dubbio relativo a delle cose meccaniche mentali, a un automatismo mentale. Ecco a cosa ci servono anche le carte, no? A dirci che tipo di strada è funzionale alle nostre migliori attitudini. Tu sei già radicato in una nuova visione, devi prendere il coraggio di agire in funzione di questo. Cavaliere di spade. Cosa è successo nel recente passato? Datemi la carta del recente passato. Fante di bastoni, vuoi guardare avanti, certo, hai voluto guardare avanti rispetto a qualcosa che avevi già programmato e quindi adesso non farti prendere dall'indecisione, che è un'indecisione del mentale, dai sensi di colpa o comunque sia da un'impossibilità ad agire, perché questa è una grande sfida della tua vita perché partiamo da un primo chakra aperto, ok? Prossimo futuro, ultima carta stesa celtica. Qua abbiamo un re di coppe, ragazze, la manifestazione dell'amore. Fondo mazzo 3 di denari. Allora ti dico già una cosa. Se parliamo in termini lavorativi, cosa accade? Che tu, seguendo il tuo intuito, la tua nuova visione, la tua nuova intuizione, vai a manifestare, che cos'è il re di coppe? Lo yang, cioè il manifesto, va a manifestare ciò che tu sei veramente, ok? Le coppe sono l'emotività.
Il re di coppe è colui che è stabile in ciò che sente di se stesso e degli altri. Ha avuto il coraggio di manifestare i suoi sentimenti per se stesso e per gli altri. Quindi cosa mi dice? La stesa rispetto a tutte queste carte mi dice che tu devi avere il coraggio di manifestare la tua intuizione e la tua nuova visione perché ti sei già radicata in te stessa e facendo questo tu trovi delle persone che vanno a collaborare con te che sono in linea con il tuo essere. E la tua grande sfida è quella di seguire la tua intuizione che già ti è arrivata, te lo dico già altrimenti non mi esce questa carta. Sei guidata dagli angeli nel fare quest'atto di coraggio, questa impresa coraggiosa, sei radicata in te stessa e vai a manifestare cosa? Manifestare ciò che senti veramente nel cuore. Se parliamo di lavoro, per esempio, tu seguendo la tua intuizione, il tuo radicamento, al bando ogni senso di colpa, ogni sensazione nel sentirsi bloccati, tu devi seguire l'intuizione, questo è il messaggio a sorpresa per te, perché ti si sta per aprire la manifestazione di cose a cui tu vuoi, in cui tu credi veramente. E troverai persone, ce le hai già adesso le persone, perché stanno in fondo mazzo, con cui collaborare a trovare delle soluzioni in merito a delle cose a cui tu tieni veramente, una sorta di angeli incarnati, ok? Persone a te vicino che sono veri e propri angeli incarnati. Quindi tu vai a manifestare l'amore di cooperazione, l'amore per quello che sei, per quello che ti sei ritrovata ad essere finalmente con questa nuova visione. Perché tu nel passato hai voluto guardare avanti per un nuovo inizio, l'entusiasmo di guardare avanti, l'azione nello spingerti oltre a quello che ti stava dando delle problematiche, ok? E sappi che manca un ultimo sforzo. Sai qual è la forza che devi trovare? La forza dentro di te, ti devi sentire guidata dagli angeli, perché gli angeli ti stanno dicendo che ogni dubbio viene risolto seguendo la tua nuova visione che ti è arrivata grazie allo stress che è stato il motore alchemico della tua trasformazione in qualsiasi ambito. Allora adesso ti dico un'altra cosa. Se noi parliamo se noi parliamo per esempio, allora questa è una stesa che mi parla di manifestazione generale, sia che si tratti di lavoro che d'amore. Perché ti dico questo? Perché quello che tu vai a manifestare qui, con Re di Coppe, che è io manifesto con lo Yang il mio sentire. Le coppe sono il sentire, l'emozione, quindi io vado a manifestare il mio sentire, quello di cui ho avuto paura e avevo bisogno dell'aiuto perché gli angeli e i maestri mi dessero conferma di quello che io avevo già intuito, che mi è arrivata la nuova visione, ok? Quindi possiamo applicarlo in tutti gli ambiti, ok? Mi viene molto come, siccome questo è il primo chakra, ciò che noi elaboriamo dall'origine, dalle radici, va poi effetto domino su tutte le circostanze e gli aspetti della nostra vita. Quindi questa stesa, laddove ti sta risuonando, è per te laddove ti sta risuonando, lasciamola aperta. Mi spiego? Quindi se parliamo per esempio d'amore, ok, tu hai avuto una nuova visione in merito al tuo rapporto. Avevi bisogno di un aiuto per sapere come agire. Sappi che questo rapporto ti ha dato un nuovo radicamento. Tu sei pronta a scoccare la tua freccia, non ti far prendere dai sensi di colpa perché sei guidata dall'angelo, qualsiasi sia la tua scelta. Ok? Se eri indecisa su cosa fare, sappi che tu, laddove tu segui la tua intuizione relativa alla nuova visione del tuo rapporto, tu vinci perché vai a manifestare l'amore, di conseguenza all'esterno una persona che ti ama. Non essere indecisa, se per esempio ci sono tantissimi scenari, ragazze mie, tantissimi scenari, per esempio se ci sono state le barriere alte tra te e una persona, qua viene chiesto a te di fare un'azione, nel senso un'azione nel mondo che è relativa alla tua nuova visione. E questa tua azione nel mondo, senza essere indecisa dai drammi del passato che questa stessa persona ti può aver portato, alzare le difese, eccetera, sfidare la diffidenza, sfidare tutto questo, ok? Il non fidarsi. Cosa ti stanno dicendo in questo momento le carte? Che tu, la tua sfida è quella di fidarti di te, perché altrimenti queste carte di primo radicamento totale non mi escono. Quando tu ti fidi di te, si manifesta il Re di Coppe, che è la tua manifestazione yang, ossia la tua energia maschile che all'esterno, se abbiamo una situazione di coppia o di persona a cui stai pensando, si manifesta come colui che apre il suo cuore ed è pronto, emotivamente stabile, a contribuire con te a mandare avanti il rapporto.
Ragazze, si può applicare a qualsiasi circostanza, vedete quello che vi risuona. Perché vi dico questo? Perché qua voi avete il primo chakra completamente aperto, che è il radicamento con la propria essenza naturale. E siccome aver radicata questa cosa può far paura, ok? Perché essere radicati alla propria essenza naturale, alla propria natura interiore, significa eliminare tutto ciò che fino a quel momento mi ha fatto distaccare dalla mia radice vera. E questo può generare paura perché noi abbiamo automatismi, cioè cose che abbiamo fatto ripetutamente sulla base di non del nostro vero io. Adesso tu sei radicata nella profondità di te stessa, semplicemente per non andare a trovare parole troppo difficili, segui la tua intuizione relativa a quello che ti è arrivato in questo momento della tua vita, su ciò che gravita su di te ti ha dato stress, e scocca la freccia. Prendi il coraggio di abbattere le barriere. Ok? Adesso andiamo a vedere un attimo come agisci tu su questa forza e sulla stessa celtica. Come agisci tu sulla forza? Tu vuoi una stabilità, i 10 denari, molto lavoro qua, vuoi la stabilità. Allora tu devi avere il coraggio di agire e di andare incontro alla tua nuova visione, che si tratti di un lavoro, che si tratti di qualsiasi cosa relativo a... Sai che mi sta arrivando qua che per alcune di voi sono indecise nel lasciare un lavoro per andare incontro ai loro veri sogni, pur avendo la paura di quella cosa, e qua le carte ti stanno dicendo di andare incontro a questa cosa, di non essere in dubbio, perché se segui la tua vera natura radicata dentro di te, la tua intuizione relativa alla Sephiroth che qui gli angeli ci mettono in risalto, ti stanno arrivando intuizioni che ti danno questa vera felicità, questa vera stabilità economica e lavorativa, gli amanti, la grande scelta in funzione di prenderti la responsabilità della tua scelta. Sapete che gli amanti è proprio la scelta, no? La grande scelta che si passa da laddove tu non hai preso la responsabilità di manifestare chi eri veramente, adesso tu scegli di manifestare chi sei veramente con tutta la responsabilità del caso, perché questa ti dà la vera stabilità. Quindi tu scegli di agire in conformità di una stabilità a tutto tondo. Qua parliamo molto di lavoro e ti posso dire una cosa, oltre all'amore, ti ho detto che è tutto compreso. Ti dico una cosa, che in questo caso tu solo seguendo la tua intuizione vai a manifestare uno yang, un esterno, vai a fare una manifestazione conforme e in linea col tuo vero sentire. Nel lavoro, per esempio, tu vai a manifestare seguendo la tua intuizione delle opere o qualcosa o un lavoro che è conforme a chi sei veramente. Ok? Andiamo a vedere le influenze esterne. Infatti, l'eremita, qua c'è un blocco dall'esterno che ti sta portando a scoprire ed è funzionale a farti capire che devi agire in conformità del tuo vero essere. Ok? Quindi dall'esterno c'è una chiusura che ti sta portando ad agire in conformità del tuo vero essere. Che si tratti di lavoro, per esempio, o di amore, la chiusura esterna è funzionale affinché tu prenda coscienza che tu devi agire in conformità del tuo vero essere. Ok? Perché soltanto agendo in questo modo tu vai a manifestare una persona che ti ama, perché tu hai amato quell'aspetto nuovo di te che è venuto a galla e lo manifesti creando una relazione all'altezza della tua nuova frequenza. Carro, appunto. La scoperta, l'avanzamento della scoperta. Speranza o paura? Sì, cavaliere di denari, chiaro? Fante di coppe, qua parliamo, allora tu vuoi la stabilità, la concretezza, l'armonia, il tuo senso è proprio quello di andare a creare qualcosa che ti dia una stabilità duratura a lungo termine, ok? Sia che si tratti di amore che si tratti di lavoro. Questo cavaliere di denari ci parla proprio dell'offerta concreta che viene dopo tanto tempo, però il fatto che sia passato tanto tempo ci insegna anche che soltanto qualcosa che è stata vagliata a lungo può essere qualcosa di concreto e stabile e duraturo. Qual è il risultato o riassunto di tutto? Regina di spade, ragazze, voi tagliate completamente con il passato, la morte, appunto, con il passato. Perché succede questo? Stai riprendendo, no? Sì. Allora io ti dico già una cosa.
Qui tu devi abbandonare ogni cosa che riguarda il tuo passato perché la tua mente lucida e logica deve ragionare in funzione della tua scoperta nuova interiore. Che voglio dire con questo? Se parliamo di lavoro, per esempio, ok? Nel lavoro tu hai un'idea chiara, sei una regina di spade, hai un'idea chiara, tagli completamente con il passato. La regina di spade a livello archetipico è colei che ha imparato dai suoi errori del passato. Imparando dai suoi errori del passato, le intuizioni che le vengono a una mente lucida, la regina di spade, qua ti parla di intuizioni, influenze angeliche, la Sefirot a sinistra, a destra, però a sinistra nostra, ti parla delle intuizioni che la regina di spade riceve affinché lei parli in faccia, non abbia paura a dire le cose perché è mossa sia dall'intuizione sia dal suo radicamento. Perché ha tagliato con il passato. Ok? Allora qua ci vedo, se parliamo di lavoro, per esempio, la tua intuizione ti guiderà a manifestare qualcosa inerente al re di coppe, cioè inerente a colui o colei che capisce chi sei veramente, a farti fare delle cose in funzione della tua vera essenza. Ok? E qua ci vuole il coraggio di scoccare la freccia rispetto alla nuova visione che hai avuto. Questo è l'aiuto. Cosa ti posso dire rispetto all'amore? Rispetto all'amore tu vuoi la stabilità, tu vuoi la famiglia, dall'esterno c'è stata una chiusura perché tu dovevi rinascere e capire chi eri veramente grazie a questa relazione, ok? Se si tratta per esempio di anime karmiche, tu devi avere il coraggio di andare avanti chiudendo questa relazione qua, te lo dico. Perché questo? Perché ti arriva un'altra persona funzionale alla tua nuova frequenza. Ok? Non avere sensi di colpa e merito. Se si tratta di fiamme gemelle, per le mie ragazze che sanno che sono i rapporti di fiamma, allora la chiusura dall'esterno era funzionale affinché tu radicassi il tuo valore interno in quello che sei, con la tua vera natura, e avessi il coraggio di dire a questa persona, di stabilire con questa persona una nuova visione della vita e del rapporto. Va bene? Magari tu non hai avuto questo coraggio all'inizio perché avevi paura di perderlo, ok? Infatti qua vedo l'indecisione che faccio e che non faccio. L'indecisione che faccio e che non faccio viene elusa completamente, l'aiuto ti viene in questo caso dall'intuizione. Tu hai già avuto l'intuizione in merito, la tua essenza pura te lo sta dicendo, gli angeli pure te lo stanno dicendo. Qual è la scelta giusta? La scelta giusta è quella di manifestare chi sei, quella che sei diventata. Il 31, Purity of Purpose, significa purezza di intenti. Devi essere pura nei tuoi intenti e già lo sei perché hai avuto già una nuova visione in questo rapporto. E ti dico già che tu nel momento in cui vai a scoccare la freccia del tuo nuovo sé, ok? Si manifesta un re di coppe fuori perché tu vai a manifestare la purezza dei tuoi intenti. E allora dall'esterno la scoperta dell'eremita esterna è il re di coppe, perché sappiamo che la stessa celtica può finire anche con queste prime carte qui. Queste sono di spiegazione a come si compie questo. Più o meno è così. Quindi, cosa tu vai a manifestare all'esterno? Un re di coppe vai a manifestare, anche se tu non vedi niente fuori. E qual è la base? Che cosa c'è alla base di tutto questo? C'è il coraggio che tu devi prendere, la forza di fidarti, 9 di bastoni e la io non mi fido, quindi è la forza di fidarti, perché il coraggio, no, è la sfida, quella che tu devi fare, il coraggio di fidarti, cioè l'opposto di quello che va a sfida, ok? Il coraggio di fidarti di chi? Di te stessa. Fidandoti di te stessa e della purezza dei tuoi intenti, tu vai a manifestare fuori la persona che è allineata al tuo cuore, ossia lui, di cui adesso non vedi niente, alcune di voi, ok? Quindi, ragazze mie, ok, adesso quindi rispetto al messaggio a sorpresa qual è? Che rispetto a quello che tu non stai vedendo adesso, tu ti sei radicata all'interno di te stessa in una nuova visione, amore o lavoro. Ok, una nuova visione. Adesso tu l'aiuto che devi prendere, questa stesa te lo dà dicendoti che tu devi avere il coraggio di fare qualcosa che non hai mai fatto. Perché non hai mai fatto? Perché hai sofferto, hai elaborato qualcosa di nuovo all'interno che riguarda la purezza di intenti tuoi nuovi. I sensi di colpa che ti arrivano erano relativi a qualcosa di vecchio, l'abbiamo visto, che si è chiuso questa cosa vecchia, quindi sono soltanto cose del mentale. Abbi il coraggio di manifestare chi sei veramente, rinata, perché hai gli angeli che ti stanno spronando a fare questo. Numero 9, è un ciclo che si chiude, ok?
Questo numero è il numero 22, non vi sto spiegando cos'è perché questo è il numero dell'angelo, questa è la gematria, che è praticamente un ordine alfabetico numerico ebraico, ci vorrebbero altre 6 ore di video per spiegarlo. Quindi è l'angelo Aziel che ti sta spingendo a fare questa cosa, invocalo, Aziel, Aziel, ok? Invocalo affinché tu possa manifestare questo. Il messaggio sorpresa, cosa devi sapere adesso, è proprio questo, che sei agli sgoccioli nel fare qualcosa di nuovo, completamente nuovo, che non hai mai fatto. Ed è proprio dietro l'angolo questa cosa, ok? Cioè, è già passato tanto tempo. Quindi prendi il coraggio per fare questa cosa, qualsiasi cosa sia. A te ti è arrivato già il messaggio su cosa devi fare, ok? Adesso ragazzi ci vado a mettere un'altra carta relativa all'amore. Voglio capire sull'amore invece per le mie ragazze, sull'amore luna viola. Luna viola. Guarda cosa ti dicono, è sicuro amare per te. Apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Ti stanno dicendo di aprirti. Abbi la forza di superare le difese, ok? Di superare la diffidenza. Ecco, abbi il coraggio di aprirti perché è sicuro amare per te, ok? Guarda qua. Qua abbiamo fidanzamento, ragazze. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Quindi qua ti viene chiesto, ribadisco, che si tratta di fiamme, se si tratta di fiamme, qua devi spronarti a fidarti di quello che senti per questa tua fiamma, ok? Senza essere in dubbio, perché anche se non vedi niente, tu vai a manifestare fidandoti di te, della nuova visione che ti è arrivata, del rapporto, delle dinamiche, di tutto quello che è accaduto, vai a manifestare il tuo re. Ok? Se si tratta di situazioni karmiche, tu devi avere il coraggio di chiudere queste relazioni karmiche, mi spiego? Chiudi queste relazioni karmiche perché è sicuro amare per te e il tuo grado di consapevolezza ti porta a questo re di coppe, ossia una persona che vibra alla tua stessa frequenza. Ecco perché la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Pur se hai sofferto e si è chiusa una relazione, se parliamo di relazioni karmiche, ok? Tu stai andando a manifestare colui che vibra sulla tua frequenza, ma abbi il coraggio di essere quella che sei rinata di nuovo, ok? Stabilità, 10 di denari, famiglia, ok? Perché dentro sei già radicata, tu sai a cosa mi riferisco, va bene? Quindi ragazze mie, io spero di esservi stata utile. La vostra sorpresa è proprio quella, il messaggio che devi sapere è quello di essere nella tua verità appena ritrovata, non abbatterti. Tu questa nuova visione sai cos'è, abbiamo detto che cosa devi manifestare, l'aiuto è proprio quello di fidarti del tuo nuovo sé. Primo chakra completamente risanato. Se vuoi approfondire su cos'è il primo chakra, vatti a vedere il primo chakra su Google che cos'è, quando è sano, ok? Quando è risanato e tu ce l'hai risanato, ok? Quindi ragazze mie, io spero di esservi stata utile, vi auguro il meglio, vi abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la stella gialla, la mettiamo qua e andiamo a vedere subito il messaggio a sorpresa per te e cosa devi sapere adesso tramite i nostri maestri ascesi, le nostre guide, i nostri angeli. Allora, cosa devi sapere adesso? Qual è il messaggio a sorpresa per te? Vediamo, stella gialla. Vediamo come indirizzarci al meglio, quali sono i messaggi degli angeli e dei maestri. Cerchiamo di canalizzare quante più informazioni possibili per le mie ragazze. Stella gialla, un messaggio a sorpresa, cosa devono sapere adesso? Che le indirizzi nel cammino giusto, cosa devono sapere adesso? Cosa devono sapere adesso le mie ragazze? Eccola, vediamo cos'è. Scambiarsi i doni, ragazze. Qua ci sono delle cose che stanno arrivando proprio belle, che vi gratificheranno. E io la vedo un po' come un 6 di coppe e un 6 di denari questa carta. Quindi il messaggio già si prefigura come qualcosa di dolce, di un equilibrio ritrovato, una sorpresa in attesa, una dolce e gradita sorpresa in attesa.
Ok, quindi partiamo già dall'energia tua che sta attraendo a te un equilibrio, sta attraendo a te un equilibrio soffice, bello, pulito, rosa, quindi un po' un'aurea rosa, no? Qualcosa di bello che ti sta arrivando e qualcosa, un dono che ti sta arrivando di bello, che ti gratificherà, che ti darà una sensazione di armonia, di pace, del buon lavoro svolto. Ecco, questo mi arriva. Ok, andiamo a vedere di cosa parla questa energia, per favore. Quindi questo dono che arriva, questo dono che arriva, questa sorpresa gradita, vediamo un po' di cosa si tratta, questa sorpresa gradita, datemi 3 carte per favore, questa sorpresa gradita, perché tu la stai attraendo, perché hai lavorato molto bene, in tutti gli ambiti, vediamo un po', questa sorpresa gradita, vediamo di che parla. Perché questa è proprio la tua energia, quello che stai attraendo. Vediamo un po' di che parla. L'avventura, consapevolezza. Ragazze, qua voi avete avuto il coraggio di affrontare qualcosa di nuovo. E qua c'è una consapevolezza tale in merito, ecco perché vi ho detto che avete lavorato molto bene. Cioè avete il coraggio di affrontare qualcosa di nuovo, vi arriverà qualcosa di nuovo per cui voi siete già preparati ad affrontare ed è molto bella questa cosa perché vi farà dare proprio una pacca sulle spalle. Vi siete aperti al nuovo, vi siete aperti al nuovo perché avete raggiunto una consapevolezza tale da prendere tutto il coraggio che vi serve per affrontare qualsiasi cosa e venite premiati. C'è un dono qua, venite premiati proprio, c'è un dono che vi gratifica ma è come se voi ve lo aspettate. Cioè non aspettate più nulla e quindi vi arriva un dono, capite? Molto bella questa cosa, eh? Quindi molto per il lavoro fatto, per la consapevolezza raggiunta, è come se mi viene qua in mente da dire che siete tornati anche ai bambini, perché avete acquisito la meraviglia dei bambini, che quando si acquisisce la meraviglia da bambini da grandi è come se parlasse di una sorta di saggezza, no? Tutte le esperienze della vita che vi hanno portato a questo momento vi hanno dato il coraggio giusto per avere la consapevolezza e merito rispetto a quello che vi è accaduto nella vita, di qualsiasi natura e vi arriva un premio, state attraendo questa consapevolezza, vi arriva un premio inerente proprio a questo. Ok, vediamo qual è il chakra, cosa arriva, questi splendidi oracoli di Manara che parlano di 7 chakra e ci sono 5 livelli per ogni chakra, che sono veramente bellissimi. Andiamo a vedere, per le mie ragazze, quindi qual è la sorpresa, il messaggio sorpresa? Questa... Cosa devo sapere adesso? Di cosa parla questa sorpresa? Questo messaggio, questo dono. Beh, ragazze, il fiore dell'ispirazione, carta numero 12, ve la faccio vedere perché è proprio stupenda. Il flusso dell'ispirazione, questa è un po' Klimt, no? Questa carta parla del quinto chakra, è a un livello molto alto del quinto chakra, parla proprio del flusso dell'ispirazione. Voi sarete ispirate, sarete per questo dono che vi arriva, per questo proprio vi arriverà un'ispirazione tale che vi porterà a fare qualcosa di nuovo e a vedere quanto coraggio avete nel fare quella cosa e questo vi darà un grande nutrimento proprio a livello emotivo. E parliamo di quinto chakra. Voi, il quinto chakra cos'è? Il quinto chakra favorisce proprio un ragionamento lucido e logico. Cioè il quinto chakra è connesso alle facoltà espressive, alla espressione creativa di se stessi, alla diplomazia e quindi riflette la comunicazione, partecipazione alla collettività, con serenità, vi sentite libere di esprimere la vostra vera essenza in tutte le sfaccettature che vi piacciono. Siete proprio liberi da tutti i preconcetti e pregiudizi su di voi e sugli altri. Cioè, non avete proprio difficoltà a esprimere voi stesse. Se avevate anche dei blocchi sul quinto chakra, che è l'incapacità di comunicare chi siete, o problemi tiroidei, per esempio, tutto quinto chakra, voi li avete risolti e vi arriva proprio un dono inerente a questo, inerente alla vostra comunicazione. Siccome l'avventura ci parla del paggio di denari, anche la comunicazione costruttiva, voi comunicate costruttivamente chi siete e quindi non avete problemi e pregiudizi ad essere quello che siete finalmente, avete avuto il coraggio di ritrovare voi stessi e vi arrivano dei doni in merito, ragazze. Bello, veramente bello, grande consapevolezza, veramente belli, avete guarito il quinto chakra, chi siete veramente, l'espressione. Ok, questo è bellissimo veramente. Vediamo un po' di andare a vedere con gli angeli, per favore.
Quindi qual è il dono rispetto al messaggio a sorpresa, quindi che abbiamo già visto, che qual è proprio la manifestazione di voi stesse, vi arrivano doni in merito. Che cosa non sapete, ragazzi? Ecco, si è girata, ricordi, addirittura. Angelo Basaria, ricordi, porta redenzione al mondo. Caspita. Dona buona memoria. Ragazzi, qua mi parla proprio di comunicazione. Sai che cosa mi sta arrivando da dirvi? Comunicazione, consapevolezza, che voi sarete dei leader. Voi vi riconoscerete leader. Perché vi dico questo? Perché essendo qua voi fate guarire le persone che vi sono intorno attraverso l'accettazione, la diplomazia, l'accoglienza. Quest'albero della vita riflette la Sefirot che si chiama Chesed. Questa Sefirot è la Sefirot laddove Dio consegna gli strumenti a Mosè, ossia all'uomo, per guidarlo nella redenzione verso l'uno, cioè voi non vedete più la dualità delle cose, vedete le cose come un'unica cosa sola e quindi la vostra capacità creativa, espressiva è proprio in comunione con tutto l'universo, quindi voi vi siete proprio avete ritrovato il coraggio, questo è il più bello messaggio, avete ritrovato il coraggio di esprimere chi siete veramente e voi avrete delle riconoscenze in merito a questa vostra espressione. Ora, che si tratti d'amore, di lavoro, di collaborazioni lavorative, di qualsiasi natura, voi vi darete una pacca sulle spalle per il coraggio che avete di comunicare con gli altri la vostra vera essenza. Siete guidati dall'angelo Vesaria e riporterete l'equilibrio in tante aree della vostra vita. E non solo questo, è un equilibrio che portate anche agli altri. Insegnate agli altri come portare l'equilibrio nelle loro vite. Caspita, che bello questo messaggio, ragazze, bellissimo, veramente bellissimo. Ecco perché avete lavorato tanto bene sulle vostre capacità espressive, nel lavoro, nell'amore. Voi dite esattamente chi siete, avete l'ispirazione giusta per manifestare la vostra essenza, avrete doni in merito. Veramente bellissimo. Mettiamoci una croce celtica, vediamo, per andare ancora di più a chiudere i cerchi. Vediamo, allora, le mie ragazze della stella gialla, per favore, tutto questo bellissimo monito. Questo bellissimo monito. Voi qua, i ricordi, la carta ricordi, essendo qua la Sefirot della memoria atavica del sentire, ci parla proprio di una redenzione totale di tutto quello che avete vissuto fino a questo momento perché le intuizioni che vi arrivano sono intuizioni divine e voi le manifestate. Ricordi anche rispetto a quello che avete vissuto nell'infanzia, in una relazione o nella vostra famiglia, voi andate a redimere completamente tutto perché avete preso i doni del karma relativi alla vostra vita fino a questo momento e iniziate ad agire per libero arbitrio. Per chi non avesse visto il mio video su karma e libero arbitrio, invito a vederlo proprio per capire cosa sto dicendo. Ok, bellissimo. Allora siete proprio rinati. Allora, mi date per le mie ragazze della stella gialla e i miei ragazzi la situazione di partenza? La situazione di partenza di questo splendido monito. Da dove partono? Da dove partono? Idee chiare, cavaliere di spade, la verità, comunicazione, parlate chiaro, parlate apertamente, eludendo ogni dubbio. Mondo, ragazze mie, avete un successo inerente al fatto che tutto ciò che dite, tutto ciò che fate, prima non l'avevate fatto, perché stavate rinascendo, adesso siete rinate. Rinate la vostra espressività, il vostro dono espressivo, la vostra comunicazione è talmente consapevole perché ha integrato tutti i doni del vostro karma. Ok, qual è la sfida quindi che si apprestano a superare i miei ragazzi della stella gialla? La torre, ragazze, addirittura 2 di bastoni. Ragazze, qui bisogna prendere... Allora, la sfida che vi apprestate a superare è il coraggio di andare oltre a qualsiasi tipo di catastrofe che può esservi accaduta, ok? Voi avete il coraggio di andare oltre a qualsiasi tipo di catastrofe. La torre cos'è? La torre a livello archetipico è il fulmine che spezza le sovrastrutture dell'ego e fa uscire la vera essenza e voi ce l'avete fatta. Quindi voi vi apprestate, la bella sorpresa è che voi vi apprestate a fare delle cose che non avete mai fatto, che è andare oltre la distruzione. Quelli che gli altri vedono distruzione per voi è l'opportunità di costruzione. Ok? Bello, ok. Alla base di tutto cosa c'è? La stabilità,
4 di bastoni. La stabilità, la base di tutto nel vostro subconscio è animato dalla voglia di stabilità. E quindi avete capito che parlare chiaro, trovare il coraggio di parlare chiaro, trovare il coraggio di essere se stessi sulla base dei ricordi che vi vengono a galla è la cosa più stupefacente che potevate fare e che potete fare. 4 di bastoni, fanti di denari, fanti di denari. Una comunicazione basata sulla verità di chi siete veramente. Ok? Una comunicazione basata sulla verità di chi siete veramente, cosa che non avevate il coraggio, non avevate il coraggio di farlo prima questa cosa, ma grazie a un'esperienza, una catastrofe, voi avete fatto uscire quello che effettivamente siete, avete trovato il coraggio. Ok, su cosa focalizzano l'attenzione cosciente, mie ragazze? 9 di denari, siete tornate, cavaliere di coppe. Allora io vi dico che qui il 9 di denari parla dell'abbondanza autonoma, no? Di colei che riprende il controllo della la propria vita, di colei che gode dei frutti del proprio benessere, della propria maestria ritrovata, del proprio anche successo lavorativo ritrovato, della sua autonomia. Allora, qua per alcune c'è. Vi stupirete di come troverete il coraggio di parlare se si è rotta una relazione, di parlare chiaro per quello che è accaduto e finalmente manifesterete chi siete veramente. Facendo questo, voi vi darete una pacca sulle spalle e ritroverete l'equilibrio. Quindi il coraggio di andare oltre la catastrofe, perché questa catastrofe, se c'è stata la rottura di una relazione, per esempio, vi ha portato a esprimere chi siete veramente attraverso il ricordo di voi, di chi siete. Quindi adesso voi siete, per la maggior parte di voi, se parliamo d'amore, siete da sole e quello che vi sta portando tutta questa situazione vi sta portando la consapevolezza di stare bene prima da sole, di avere questa stabilità da sole e parlare chiaro di chi siete veramente per ricostruire poi eventualmente un rapporto. Ok? Cosa è successo nel recente passato? Asso di coppe, un nuovo inizio in amore, cavaliere di bastoni. Allora vi dico che per alcuni di voi, quello che mi sta arrivando da dirvi, dovete superare la rottura di una relazione e aprirvi a un nuovo amore. Avere il coraggio di aprirvi a un nuovo amore. Se parliamo di relazioni karmiche, per esempio. Ok, avere il coraggio di abbandonare gli attaccamenti della vecchia relazione e aprirsi al nuovo. Perché voi l'avete già fatto. Allora qua per alcune di voi c'è la nascita di una nuova storia d'amore. Perché vi dico così? Che già è entrata nella vostra vita. Perché vi dico così? Perché come sfida abbiamo la torre, cioè superare una vecchia rottura. Abbiamo l'avventura qui e quindi che ci parla il coraggio di viversi con consapevolezza questa nuova avventura partendo da un'energia autonoma. Quindi il messaggio a sorpresa è proprio quello di godersi questo nuovo amore ritrovato. Se parliamo di fiamme gemelle, quindi di un ritorno di fiamma gemella, bisogna avere il coraggio anche qui di trascendere il vecchio e quindi tutto ciò che vi ha fatto separare, la rottura, andare oltre la rottura, parlare chiaro dell'essenza vostra ritrovata, trovare il coraggio di manifestarsi nella relazione così nuovi come si è. Per chi invece ha una relazione, una persona nuova che si è affacciata a voi, una comunicazione con questa persona nuova, ok? Voi qui dovete trovare il coraggio, e lo trovate, questo è il messaggio a sorpresa, questa è una bella notizia, avete l'opportunità con questa nuova persona, questo nuovo amore, di manifestare finalmente chi siete veramente. Avete il coraggio di sperimentare chi siete veramente in relazione. Ok? Allora, andiamo a vedere qua. Prossimo futuro. Prossimo futuro. 4 di denari, la voglia di costruire. 4, fante di bastoni. Allora, ragazzi, se c'è una nuova relazione in ballo, se già questa persona gravita intorno a voi, voi avete la possibilità di costruire su basi solide, ok? La sfida è quella di superare la catastrofe precedente. Tutti i ricordi che vi vengono dalla catastrofe precedente devono essere trasmutati. E voi vi dico qual è la bella notizia, il messaggio sorpresa, è proprio il coraggio che troverete nel farlo. Perché non avete più problemi attraverso la fonte di ispirazione del quinto chakra che vi arriva di manifestare quello che siete. Ok? Adesso, come agiscono le mie ragazze sul Cavaliere di Spade e la Croce Celtica? Come agiscono? Cavaliere di denari, certo. Eremita, voi avete avuto un'illuminazione in merito, voi volete fare le cose con calma,
concrete, stabili, durature, non volete fare le cose di fretta e quindi voi agite proprio, parlate chiaro in funzione di mettere delle basi concrete nel lungo periodo. Perché questa illuminazione, questo peregrinare emotivo, vi ha portato un'illuminazione sul cuore. L'eremita chi è? Colui che guarda al passato, ricordi, avete fatto un reset dei vostri ricordi, avete passato in rassegna tutto quello che avete vissuto per riportare l'equilibrio dentro di voi, essere autonome e aprirvi al nuovo superando la sfida delle catastrofi che vi hanno portato ad evolvere, a far uscire la vostra vera essenza. Perché nel subconscio voi avete la voglia della stabilità e la andrete a costruire sul piano materiale. Ok, influenze esterne. Re di coppe, ragazze mie, qua c'è una persona che vi ama, che gravita intorno a voi. Ecco dove è il coraggio e la sfida, superare le vecchie dinamiche che ti possono frenare nel momento in cui c'è questa persona che gravita intorno a te, ma ti dicono di superarle, tu trovi il coraggio di superarle. E qual è la bella notizia? Che tu con questa relazione puoi manifestare chi sei veramente. Non l'hai fatto nella precedente, la precedente ti è servita per manifestare, per alcune di voi, per andare a capire cosa volevi veramente e chi eri veramente tu, ok? La forza, appunto. Il coraggio, questa persona ha coraggio, questa influenza esterna, ha coraggio nel palesarti chi è e cosa prova. Ok? Adesso andiamo a vedere il speranze o paure tue. La ruota, ragazze mie, qua si chiude un ciclo karmico, tu speri che questo ciclo karmico che ti ha portato la sfida di una catastrofe che ti ha insegnato tanto, si chiuda e sappi che si sta chiudendo. 5 di bastoni che ti ha portato in conflitto con te stessa. Ok, il risultato di tutto qual è? Pieno successo, 6 di bastoni, successo e riconoscimenti, ragazze mie. Fante di spade, che è colui che dopo aver guardato con attenzione, essendo stato ricettivo, un po' sulla difensiva, eccetera, si prende il merito di aver avuto successo nella vita. Allora, ragazze, qual è il messaggio sorpresa per te? Il messaggio sorpresa per te è che tu ti troverai ad avere il coraggio di fare qualcosa di nuovo e sulla base di cosa? Sulla base della tua rinnovata espressione di te. Il quinto chakra ci parla di esprimersi creativamente e liberamente senza pudore per quello che si è. E tu riceverai un dono in merito a questo. Questo dono cos'è? È una stabilità che può essere una stabilità di coppia e una stabilità lavorativa. Perché ti dico entrambe le cose? Perché vanno a effetto domino su tutte. Perché tu passi al vaglio le tue esperienze della tua vita con l'angelo, eccolo qui, Vasaria, redenzione al mondo, ti redimi da tutto quello che è accaduto nella tua vita, ricordi, sulla base dei ricordi, abbiamo visto prima l'eremita, passa in rassegna tutto quello che ha vissuto e quello che ti sta per accadere è un pieno successo nella vita lavorativa e amorosa, perché intorno a te gravita una persona che è stabile nei suoi sentimenti e la tua sfida è quella di superare la torre, qualsiasi distruzione o chiusura ci sia stata nel tuo passato, la tua sfida è quella di trovare il coraggio nell'avventurarti in questa nuova avventura, appunto, e vai a creare la stabilità, solide fondamenta, ok? Quindi il messaggio sorpresa è che tu avrai qualcosa che non ti aspetti relativo all'amore e sul piano lavorativo. Perché ti dico sul piano lavorativo? Perché se per esempio sul piano lavorativo tu hai avuto nel recente passato la voglia di un nuovo inizio che fosse conforme alle tue vere necessità espressive, ok? Che gli altri ti riconoscessero e tu facessi un lavoro inerente alle tue capacità espressive vere, allora tu hai avuto questa intuizione, hai parlato chiaro, probabilmente c'è stata la rottura, un licenziamento, qualcosa inerente al lavoro che non era più sulla base della tua frequenza, ok? Perché tu dentro te stessa hai la voglia di costruire qualcosa che sia funzionale al tuo benessere e risuoni sui tuoi talenti, ok? Cosa ti dico? Che tu vai a costruire questo. Vai a costruire questo perché dall'esterno ci saranno persone che si allineano a te, un re di coppe, e che ti riconoscono quello che vali. Lo riconoscono proprio a livello emotivo, perché a livello emotivo l'hai fatto anche tu, ti sei riconosciuta. E quindi la tua speranza è quella di cambiare rispetto al passato sul piano lavorativo, quello che facevi prima. E questo 6 di bastoni ci dice del successo e dei riconoscimenti in merito che hai sul piano lavorativo perché vai a fare proprio questo cambio di rotta. Il cambio di rotta, ribadiamo, si basa sul riconoscimento di chi sei veramente a livello di espressivo, capacità espressive, di intuito, di intuizione sul piano lavorativo.
ok? Ora, sul piano amoroso tu sei mossa alla base da un 4 di bastoni, che è proprio la riunione con una fiamma gemella. Molte di fiamme, per esempio, dovevano imparare dalla separazione con la fiamma, dalla rottura, il riconoscimento del proprio valore e farlo fruttare sul piano lavorativo. Per molte fiamme già adesso è così. E quindi questo cosa sta portando? L'equilibrio su questo, perché tu, siccome fuori gravita il tuo re di coppe, la tua fiamma, tu avrai il coraggio con consapevolezza di buttarti il vecchio alle spalle, di riprendere l'equilibrio con la tua persona del cuore, il re di coppe, la tua fiamma, perché c'è un quinto chakra che è in perfetto equilibrio con la sua ispirazione, con la sua creatività. Cioè tu non hai più problemi a dire chi sei alla persona che ami, a farlo palese anche sotto forma di comunicazione, sotto forma di attitudini tue personali, perché la separazione con la fiamma ti ha portato a questo riconoscimento del valore di te, ok? E quindi tu stai avendo misericordia, ok? Quindi il messaggio sorpresa per te è un messaggio straordinario che ti parla proprio di un equilibrio che vai a raggiungere nei prossimi giorni, nei prossimi tempi, ok? Ed è bellissimo, è un nuovo amore rinnovato per la vita e l'asso di coppe. Ecco perché si può avere un 2 di coppe, cioè l'unione con l'altro quando la propria coppa è piena, ok? Adesso, stai riprendendo? Sì. Adesso andiamo a vedere, ci mettiamo rispetto all'amore gli angeli del cuore. Cosa ci vogliono dire rispetto all'amore gli angeli del cuore? Cosa ci vogliono dire gli angeli del cuore? Ribadisco, per chi si è rotta una relazione in precedenza, qua sta gravitando fuori una persona che ti ama al tuo stesso livello e tu devi avere la sfida che tu vai a trovare il coraggio e ti stupirai di te stessa e andare a superare le vecchie dinamiche del passato che ti hanno fatto rompere con l'altra relazione, perché gli insegnamenti dell'altra relazione li hai già ricevuti e integrati, ok? Allora, per le mie ragazze della stella gialla in amore, cosa devono sapere? Cosa devono sapere? Poi lo adattiamo. Cosa devono sapere? L'amore, le mie ragazze della stella gialla. Fattori religiosi, ragazze. Allora già mi fa pensare che le credenze che vi hanno fatto dividere con l'altra relazione, allora, mo vi dico, la tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Allora, ragazze, allora, facciamo vari scenari. Se si è rotta una relazione con situazioni karmiche, quindi non fiamme gemelle, ok? Allora era qualcosa relativo al fatto che tu dovevi instillare dentro di te il tuo vero credo. Le dinamiche dolorose della vecchia relazione sono state lì per instillare e suggellare il tuo vero credo, quale fosse. Nel momento in cui parliamo di fiamme gemelle, per esempio, c'è in situazione in questo momento il runner, cioè il lascia e prendi, io ti dico che la fiamma in questo caso si è allontanata per lo stesso motivo per cui si riavvicinerà, perché ci si lascia sempre per lo stesso motivo per cui ci si unisce. Che voglio dire con questo? Che la fiamma si è allontanata proprio perché tu dovessi suggellare, per lo stesso motivo che ho detto prima, dentro di te il tuo vero scopo e il tuo vero valore, la tua crescita spirituale, ok? La tua crescita spirituale che era poi inerente a farti ritrovare con la tua fiamma, eccola qui, essere riconosciuta per le tue credenze, per il tuo credo, cosa che magari la tua fiamma non ha fatto inizialmente. Perché magari so anche di esperienze anche molto vicino a me, la fiamma un po' prendeva in giro l'altra fiamma per le proprie credenze, mentre l'altra era più materialista, ok? Ma non lo faceva mai con odio o con disprezzo, perché la fiamma non odia mai, non disprezza mai la sua controparte, lo faceva un po' con superficialità, ok? Quindi tu verrai riconosciuta nelle tue credenze adesso, ok? Quindi quello che ti ha fatto magari dividere era proprio inerente a qualcosa per cui tu dovevi suggellare dentro di te quanto fosse importante il tuo credo, mandarlo avanti e creare, produrre abbondanza grazie al tuo credo, ok? Ora, vediamo il fondo mazzo. Torna a essere libero, la libertà di esprimere chi si è veramente. Quindi per chi si è lasciato, ragazze, per chi si è lasciato e parliamo di situazioni karmiche, tu devi riprendere il controllo sulla tua vita. Non a caso abbiamo il 9 di denari
che ti permette di entrare nel tuo potere, di riaprirti alla vita, all'amore, cosa che tu hai già fatto, e di andare a creare la tua vera stabilità anche economica, lavorativa, che ti fa suggellare poi all'esterno, ti fa chiamare dall'esterno il re di coppe, ossia una persona per cui tu sei pronta e predisposta. Questo sta capitando, quindi torna a essere libera rispetto ai fattori religiosi, cioè credi in quello che sei, in quello che hai seminato dentro di te e vai avanti dritta, non ti fare fagocitare da niente e nessuno, il quinto chakra, ossia esprimi chi sei veramente, sii libera di essere quello che sei e di avere le tue credenze, perché quelle credenze ti fanno fruttare la vita, ok? E se ci sono state delle situazioni laddove tu ti sei sentita un po' denigrata nelle tue credenze, nel tuo percorso spirituale, sappi che erano funzionali affinché tu suggellassi ancora di più dentro di te il tuo credo. Sono tutte sfide che ci arrivano, ok? Quindi questo torno a essere libero ancora ci dice che per coloro le quali si sono lasciate da relazioni karmiche questa distruzione della torre, slegati da quelle situazioni karmiche. Non ti fare fagocitare da fattori che non ti riguardano più. Slegati da quelle situazioni perché dedicati al tuo lavoro adesso, perché avrai riconoscimenti in merito, adesso tra pochissimo perché abbiamo chiesto il messaggio a sorpresa, adesso qual è? Radicati nel tuo benessere perché tu stai attirando il re di coppe e le influenze esterne, ossia una persona che è degna della tua nuova frequenza, che non è una frequenza nel bisogno, è una frequenza nell'autonomia, nell'indipendenza. Scusate, ok, la porta mi stava sbattendo. Quindi tutte queste carte ci stanno dicendo che sei pronta con coraggio a una nuova avventura, quella di essere autonoma e di manifestare all'esterno il tuo potere personale sotto forma di attività creativa nel lavoro, verrai riconosciuta, riconoscimenti in merito sul piano lavorativo e su quello che vai a fare per la tua produzione materiale, e a livello amoroso ti arriva colui che, questo è il messaggio sorpresa che gravita intorno a te, che risuona la tua stessa frequenza. Ok? Perché tu vieni premiata per il grande lavoro svolto su di te, nell'essere tornata autonoma e nel suggellare dentro di te tutte quelle credenze che ti funzionano. Ok? Quindi, ragazze mie, io spero di esservi stata utile, anche questa stesa è finita. E noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua, ragazze mie, ragazzi miei, bentornati con il cuore blu. Allora, andiamo a vedere un po' qual è il messaggio che ti vogliono recapitare gli angeli e i maestri. Quindi cosa devi sapere adesso rispetto a quello che stai vivendo. Vediamo un po' di andare a canalizzare per le mie ragazze che hanno scelto il cuore blu tutte le informazioni possibili. Allora, qual è il messaggio a sorpresa o quello che devono sapere adesso? Cosa vogliono dirci i maestri? Cosa vogliono dirci i maestri? Ok. Le mie ragazze del cuore blu. Qual è la loro energia? L'energia gravita intorno a loro. Benedetti, Madonna mia ragazze, questa è una carta potentissima. Lo sapete, prima usciva poco, adesso sta iniziando a uscire di più perché significa che proprio avete ritrovato il contatto con Dio. Qualsiasi cosa, ragazze mie, questa carta ci viene proprio in aiuto a dirci qualsiasi cosa che tu stia vivendo in questo momento. Gli angeli e i maestri ti vogliono dire che sei divinamente guidata e protetta, ok? Qualsiasi cosa ti crea angoscia, qualsiasi, sei divinamente guidata e protetta. Connettiti con il tuo angelo custode, come spiegato anche in altri video, e andare a vedere qual è il proprio angelo custode che ti dà ti fa capire quali sono i doni e i talenti che stai manifestando. Appellati a lui ogni volta che senti di avere necessità, perché sei guidata e protetta in ogni cosa che stai facendo adesso. Già rispetto al messaggio a sorpresa mi dice che c'è una benedizione per te di cui vedrai i frutti adesso, a breve, ok? Ok, molto forte questa carta, Quindi vogliono farti sapere che sei guidata e protetta, te lo dicono già. E questa mi arriva soprattutto, siccome qua abbiamo una carta allo sfondo viola, soprattutto il terzo occhio è acceso qua e la tua intuizione lo sa, ti fai guidare dalla tua intuizione, gli angeli parlano attraverso il tuo intuito
e tu riesci a discernere, quindi a capire quali sono i messaggi degli angeli rispetto ai messaggi solo della mente, ok? Quindi continua a fidarti dell'intuito, perché gli angeli parlano attraverso il tuo intuito, seguendo segni e sincronicità, ok? Quindi già il messaggio sorpresa è che ti sta arrivando una benedizione di cui tu puoi vedere i frutti adesso, ok? Vediamo un po' di cosa parla questo Benedetti. Qual è il messaggio per le mie ragazze? Cosa devono sapere adesso? Cosa devono sapere adesso? Qual è il messaggio di questi Benedetti? Di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Sta riprendendolo? Sì. Vediamo che sta succedendo. Ah, le vite passate, state risolvendo cose del passato. Lasciarsi andare. Proiezioni, ragazze. Allora qua voi state attraversando un momento in cui dovete lasciare andare il passato. E vi sta creando del dolore questa cosa probabilmente. Ecco perché esce subito la carta Benedetti, che proprio ci dà il primo impatto. Di alle persone che stanno guardando questo video che sono guidati e protetti nel fare cosa? Nel lasciare andare il passato che sta creando proiezioni. Cioè, proiezioni cos'è? Questa carta ci dice, no, quando noi guardiamo l'altra persona, per le sovrastrutture mentali che abbiamo, per un bagaglio ricevuto di cultura, eccetera, noi non riusciamo a vedere l'anima dell'altro, ma guardiamo le nostre proiezioni. Quindi questa carta ci dice che l'altro è stato praticamente la proiezione di tue ombre interne e tu le stai lasciando andare, perché questo riguardava un passato che si deve chiudere e sei benedetta e guidata nel lasciare andare il passato che non ti serve, ossia nel lasciare andare le proiezioni delle ombre che hai fatto sull'altro, perché le ombre sono state già integrate. Ok? Ecco perché mi arrivava subito questa carta qui. Ok, quindi qualsiasi se state vivendo, qua si aprono milioni di scenari, ragazze. Allora, se state lasciando andare qualcuno, ok? O se state lasciando andare dei vecchi attaccamenti, voi sentite la vostra intuizione guidarvi, seguitela, ok? Seguitela, perché tutto ciò che riguarda un abbandono, qua è un lasciare andare consapevole, non è l'abbandono del 5 di coppe, no? O del 5 di denari, è un 8 di coppe, cioè un lasciarsi andare consapevole dopo aver fatto una riflessione in merito a tutto ciò che del passato non serve più. Si lascia andare spesso con malinconia, non tristezza, con una malinconia. E cos'è che state lasciando andare? State lasciando andare delle vecchie abitudini, delle vecchie proiezioni che riguardavano le vostre zone d'ombra, che sono state già integrate perché siete guidate e protette in questo. Ok? Quindi qua ci vuole il coraggio nel seguire l'intuito affinché tu completi questo ciclo. Questo devi sapere adesso. Ma andiamo di più a vedere con i chakra. Utilizziamo anche qui bellissimi oracoli di Manara. Allora, mi date per le mie ragazze il messaggio a sorpresa, cosa devono sapere del cuore blu? Vediamo un po'. Ragazza, la carta numero 5 che ti dice come un fiore in primavera, like a flower in spring. Cioè, come un fiore in primavera, ragazze, qua state lasciando andare tutto il passato e state sbocciando a nuova vita. Questo è il settimo chakra. Siccome queste carte di Manara sono bellissime perché per ogni chakra hanno 5 step, questo è il primo step per arrivare alla consapevolezza assoluta. Qua ti dice che tu sei benedetta perché stai rinascendo come un fiore in primavera, ti stai lasciando andare tutto il passato, le proiezioni che hai fatto e sei pronta all'amore per la vita, a un amore che ha una base spirituale e poi carnale, cioè un amore che ti dà la completezza di sentirti completamente appagata sia sul piano fisico che sul piano spirituale. Perché hai già integrato le ombre del tuo passato, che le hai proiettate nell'altro fino a questo momento e adesso le hai integrate, sia che si tratti di storie d'amore concluse
e qua ci possono essere storie d'amore concluse che non erano fiamme gemelle, se parliamo di e sei pronta a incontrare o un'anima gemella o una fiamma gemella a seconda del tuo grado di evoluzione. Se parliamo di fiamme gemelle che avete già incontrato le fiamme gemelle, la vostra fiamma, qua voi avete lasciato, siete benedetti entrambi, tu e la tua fiamma, avete lasciato andare quelle dinamiche del passato che venivano da vite passate in cui vi siete già incontrati, in cui proiettavate l'uno sull'altra le vostre ombre, state lasciando andare questa cosa adesso e state risbocciando come un fiore in primavera. Siete in contatto con con la vostra divinità interiore, entrambi. Quindi siete benedetti, guidati e protetti, entrambi state rinascendo a nuova vita, pronti a far sbocciare l'uno con l'altra un amore degno della vostra nuova frequenza spirituale, ok? Quindi questo è il messaggio a sorpresa, ok? Qua tutte coppe, benedetti, quindi parliamo soprattutto della sfera emotiva, d'amore, sentimentale e emotiva, questo ragazze. Allora, adesso ci andiamo a mettere gli angeli, eccoli qua, gli angeli, i 72 nomi di Dio, gli angeli della Cabala. Allora, per le mie ragazze il loro messaggio a sorpresa, questo benedetti, questo nascere proprio come un fiore in primavera, sbocciare di nuovo. Allora, qual è il messaggio? Eccola, saltata proprio, ribaltata. Ok. Pensiero, azione. Dona forza per raggiungere obiettivi. Angelo Mebaya. Rigenerazione a tutti i livelli, ragazze. Allora, tu sei pronta ad agire secondo la tua nuova rinnovata frequenza. Stai ricevendo dall'angelo Mebaya, benedetti da quest'angelo qui, la forza per raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Ok? Stai proprio ricevendo tutta la forza per raggiungere gli obiettivi di cui abbiamo parlato poc'anzi, riguardanti a livello emotivo l'amore nelle sfere o di relazioni karmiche. Tu chiudi relazioni karmiche per aprirti o a un'anima gemella o a un'anima compagna o a una fiamma gemella a seconda del tuo grado di evoluzione. Per capire qual è il grado di evoluzione andatevi a vedere, per le mie ragazze che non hanno visto e sono nuove, il mio video sulle fiamme gemelle, ok? Le storie karmiche sono un livello precedente di evoluzione, poi abbiamo l'anima gemella e poi abbiamo la fiamma gemella, ok? Quando si è raggiunto il grado di evoluzione tale che si è pronti a debellare l'ego completamente e aprirsi alla compassione. Ora, qua voi state proprio rinascendo nuova vita, siete pronti a manifestare quello che sempre avete desiderato e per cui avete lottato tanto, perché lasciate andare le proiezioni del passato, ok? Quindi state rinascendo a nuova vita. Rigenerazione a tutti i livelli, ragazze mie, quindi parlando d'amore ci soffermiamo sull'amore, tra l'altro abbiamo l'angelo 55, i grandi cambiamenti, rigenerazione a tutti i livelli e come abbiamo appena detto. Ok, questo è il messaggio che devi sapere adesso, ok? Qualsiasi cosa stia accadendo, siete benedetti, rinascete a nuova vita, settimo chakra, contatto con Dio, ok? Allora, adesso stringiamo un po' di più, andiamo a vedere per le mie ragazze del cuore blu a livello emotivo, quindi situazione di partenza sul piano emotivo, situazione di partenza, eccola. Ah, il matto! Da dove vuoi partire se non da zero? Scusa. Salto di fede, nuovi inizi, si riparte da zero, in tutti gli ambiti. Re di bastoni con lui e si ha la forza di manifestare pensiero azione, ok? Sia tu che lui, se parliamo di fiamme gemelle, sia tu che lui sei pronta a manifestare un amore rigenerato a tutti i livelli, perché siete guidati e protetti dall'angelo Mebaya, ok? Salto di fede, sia tu che lui siete pronti, ok? Se invece siete da sole, siete pronte a manifestare finalmente o una vostra anima gemella o una fiamma gemella, ok? Allora, qual è la sfida che superiamo, che ci apprestiamo a superare? Qual è la sfida per le mie ragazze del cuore blu che ci apprestiamo a superare? Ah, ma regina di coppe, ci apprestiamo a superare la sfida di amare per la prima volta. Mamma che brividi sta carta, ragazze, come sfida la regina di coppe è proprio il salto di fede nell'avere il coraggio di amare. Quindi qua noi ci apprestiamo ad avere il coraggio di amare, ok? Ok, vediamo, fondo mazzo, da che non riuscivamo per paura, perché avevamo sofferto in passato e ci approcciamo adesso ad avere il coraggio di amare, a fare il salto di fede per avere il coraggio di amare, per cui noi con l'otto di spade ci siamo sentiti bloccati nell'amore, proprio perché avevamo paura di amare.
ma siamo questa volta guidati e protetti perché abbiamo la connessione con Dio. Ok? Quindi anche se c'è una persona, per esempio, se avete la persona in mente come le fiamme, per esempio, in questo caso, lui si appresta a fare il salto di fede per avere il coraggio di amarti. Perché prima si è sentito bloccato perché doveva risolvere delle dinamiche del passato, le sue proiezioni che ha proiettato su di te e tu lo stesso. Ok? Alla base di tutto cosa c'è? 3 di bastoni. L'entusiasmo, la voglia di andare oltre a qualsiasi ostacolo che sia interposto nell'avere il coraggio di amare. Nell'andare incontro alla vera felicità di coppia, all'unione, alla famiglia. Guardare avanti per realizzare questo, il 10 di coppe. Attenzione cosciente delle mie ragazze. Ecco qui. Abbiamo un re di spade, una persona con cui probabilmente non vi state sentendo, una persona fredda, con cui la relazione è in sospeso, si è chiusa, si sono chiuse le dinamiche, ok? 10 di spade, e quindi tu ti appresti a ritrovare il coraggio di amare di nuovo, sia con la tua fiamma, se parliamo di fiamma, sia se si è chiusa una relazione, avere il coraggio di essere colei che ama con una nuova persona. Memore delle esperienze del suo passato, memore delle proiezioni che ha fatto del suo passato. Ok? Allora, quindi nel recente passato cosa si è concluso che ha portato a questo? Sì, una relazione in pausa con una persona fredda in questo momento che per molti di voi non vi state sentendo, relazione in pausa del 4 di spade e della giustizia, in pausa affinché le cose potessero ritornare in equilibrio. Meditazione, convalescenza affinché le cose potessero tornare in equilibrio. Ok, prossimo futuro. Ragazze, se non è ritorno col giudizio, il prossimo futuro ci sarà la nascita a nuova vita, il completamento di questa pausa, salto di fede, ritorno a nuova vita, sia per te che per lui. Fondo mazzo, 8 di denari e la voglia di impegnarsi nella continuità di questa rinascita, ok? Come agiscono le mie ragazze sul matto e sulla croce celtica? Ragazze, voi avete già chiaro col sole la voglia di chiarezza, la voglia di essere chiare, la voglia di avere chiaro questo salto di fede che andate a fare. Siete convinte, straconvinte di tutto questo, diavolo, nel spezzare ogni catena, nel mettere in luce le paure e le resistenze che fino a questo momento vi hanno tenuto separati, vi hanno fatto proiettare l'uno sull'altro le vostre paure, le vostre debolezze, le vostre ansie, lasciare andare queste dinamiche, rinascere come un fiore in primavera, rigenerazione a tutti i livelli e siete benedetti nel fare chiarezza, nello spezzare le catene e metterle in luce. Ok? Entrambi, se parliamo di relazioni di fiamma, adesso vi dico anche perché da solo. Influenze esterne, 2 di bastoni dall'altra parte, ossia l'altra persona sta programmando in merito a tutto quello che abbiamo detto. Come stai programmando tu, lo sta facendo anche lui, dopo una chiusura che c'è stata. Quindi lui programma dopo la chiusura e si è aperto già al suo inconscio e vaglia le varie possibilità insieme a te. Adesso, speranze o paure tue, speranze o paure tue, speranze o paure. Fante di coppe, quella di aprire il cuore e che lo apra anche lui, di venire delle scuse fatte in merito la stella e di risanare ogni ferita, di essere guidati siete guidati dalle stelle, me lo conferma questa cosa con Benedetti, ma soprattutto nella tua speranza tu stai attirando a te la sua apertura di cuore, ok? Perché ti apri anche tu, perché la tua sfida, ricordiamo, di chi guarda è tornare ad amare, nonostante il silenzio. Tornare ad amare, tornare a essere colei che non ha paura di entrare nelle sue emozioni più profonde, fare il salto di fede nel non avere paura nell'entrare nelle sue emozioni più profonde, la regina di coppe, entrare nella sua empatia, sentire se stessa, riconoscere che le proiezioni che ha fatto su di lui erano proiezioni interne e quindi questa pausa, questa freddezza ti è servita a rinascere a nuova vita, a riconoscere quelle dinamiche che non ti sei permessa fino a questo momento per paura di sentire, perché la regina di coppe l'abbiamo in sfida abbiamo la paura di sentire, ok? Vediamo qual è il risultato di tutto o riassunto a seconda della carta. Ragazze, che te lo dico a fare? 10 di denari, qua si crea la famiglia, dai, su, ecco, punto. E la trasmutazione completa del passato, perché siete benedetti, me lo confermano le carte, e si va al pieno
piena realizzazione del benessere familiare, di coppia, ok? Perché ci si è rigenerati a nuova vita. Allora, questa stesa è proprio chiarissima al 100%. Qua quello che devi sapere, il messaggio sorpresa, è che in questo peregrinare emotivo che stai vivendo con la tua fiamma, parliamo adesso della fiamma, parliamo di fiamme, ragazze. Io voglio, quando parlo di fiamme, è importante per me che chi non l'ha visto veda il mio video sulle fiamme gemelle che ho pubblicato, perché molto spesso si confonde la fiamma con altre relazioni. Allora spesso sento dire: è la mia fiamma, ho chiuso con la mia fiamma, non mai più, non voglio vedere mai più. Non è la fiamma quando si dice così, ok? Quindi per andare, molte delle mie ragazze fiamme lo sanno. Per chi non l'ha visto, ragazze nuove, vi invito a vedere il video sulle mie... Ah, madonna, veramente quando canalizzo e parlo mi impappino. Il mio video sulle fiamme gemelle, dove parlo proprio di che cos'è la fiamma, essere pronti alla compassione, al pathos, cioè si perdona tutto alla fiamma, tutto, perché la fiamma sei tu. Ecco, una cosa diversa è le relazioni karmiche, lì non si perdona proprio niente, cioè perdoni te stessa, ma lì non c'è amore, quindi non c'è compassione sviluppata, ok? Quindi, allora, parlando di fiamme, ritorniamo alla fiamma. Quello che stai, qual è la bella notizia pazzesca? Che tutto quello che stai, se la relazione è in pausa ancora adesso perché tu ti soffermi sul Re di Spade, colui che è ancora freddo, no? E quindi non vi state sentendo, la bella notizia è che ti sta portando ad amare di nuovo. Tu fai il salto di fede nell'amare ancora una volta, lo fa anche lui. Perché c'è questo salto di fede? Perché state rinascendo entrambi a nuova vita rispetto alle proiezioni che vi siete fatti l'uno sull'altra, delle cose passate, delle vostre ombre interne, subconsce, ed eravate guidati in questo, anche perché le fiamme sono delle unioni che le vuole Dio, perché servono al collettivo, la loro unione e la loro rigenerazione, prima individuale, poi di coppia, serve a Dio perché sono mandatari divini sulla terra affinché possano innalzare le frequenze del luogo dove abitano e dove scelgono di abitare. 10 denari, ok? Qual è la cosa? La notizia è che la bellissima notizia è quella che stai lasciando andare, lo fa anche lui, le ombre del passato. Quindi c'è la rinascita a nuova vita per entrambi con il giudizio, e la tua sfida è quella di essere pronta nuovamente ad amare. Ad amare che vuol dire? Non è che non l'hai amato, ecco, essere pronta nuovamente ad aprire il tuo cuore perché molte di voi qua hanno del dolore innescato forte, no? O comunque sia del risentimento a livello, a livello psicologico, ma a livello di anima non ce l'hanno. Che voglio dire con questo? È che la tua sfida, essendo regina di coppie come sfida, ci dice che hai difficoltà ad aprire di nuovo il cuore, ma tu sei predisposta a farlo perché hai un giudizio qua e sei in relazione di fiamma, quindi ti sei incarnata per riaprirti, ok? Abbiamo Sole, non a caso tu hai chiara questa cosa, ecco. Abbiamo 10 denari e la rigenerazione a nuova vita, quindi tu stai attirando la relazione nuova con lui, completamente rigenerata, per costruire finalmente questa famiglia insieme, ok? E mettere queste radici, ok? Quindi quello che devi sapere adesso è proprio questo: sei guidata e protetta in questo, sei in comunicazione con Dio, col settimo chakra. Ok, per chi avesse chiuso una relazione, abbandono delle proiezioni, eccetera, sappi che tu sei benedetta e guidata in cosa? Sei benedetta e guidata nel rigenerare te stessa, e la tua sfida è quella di tornare ad amare, tornare a sentire le tue emozioni, nonostante la chiusura di relazioni con dinamiche tossiche, possiamo dire, ma le dinamiche tossiche sono sempre dinamiche che noi attiriamo dall'esterno proprio perché ce l'abbiamo noi all'interno per evolverci, ok? Tu che cosa vuoi? Qual è la tua bella notizia? Tu sei guidata e protetta in questo passaggio qua. E ti dico che tu stai andando a... Mo ti dico questa cosa, eh? Allora, anzi, per voi che non c'è nessuno, mi metto un 2 di bastoni qua, voglio capire cos'è il 2 di bastoni per le mie ragazze che hanno chiuso relazioni karmiche. Cos'è il 2 di bastoni per i miei ragazzi che hanno... Sì, Fante di spade, 3 di spade. Qua mi confermano che le relazioni karmiche sono state vittime di un grande dolore, ok? Io voglio sapere ancora cosa c'è dopo questo Fante di spade e il 2 di bastoni. Ah, c'è il re di coppia, appunto, questo volevo. Ruolo della fortuna. Allora ragazzi, qua mi stanno dicendo che voi state attirando a voi questo.
Re di coppe, regina di coppe, state attirando a voi, e me lo confermano, una vostra anima gemella. Per chi ha chiuso relazioni karmiche tossiche per essere più fruibili come dialettica, state attirando a voi il re di coppe, regina di coppe, ossia una, mi viene in spagnolo pareja divina, non so perché mi viene in spagnolo, vabbè, una coppia divina, ok? Ossia anima gemella o fiamma gemella. State attirando a voi questo, va bene? Senza più le ombre di questo passato qui. Quindi è possibile che voi l'avete notata questa persona, per alcune vale questo, mi sta arrivando da dire, l'avete notata, vi state spiando da lontano, ok? Con un fante di spade. Per alcune ragazze, altrimenti la state attirando e siete benedette perché con questa persona voi andate a costruire la famiglia dei vostri sogni, perché avete chiaro con il sole come agire, ok? E state facendo il salto di fede. Cos'è il salto di fede? Il salto di fede è quella cosa che viene fatta al di là di ogni costrutto mentale, non ci sono più i costrutti mentali perché siete rifiorita a nuova vita, avete il contatto con Dio, benedetti, l'angelo Mebaya che vi guida in questo processo. Quindi, ed è una cosa che è a breve perché sono carte veloci, ok? Il giudizio è che un arcano maggiore, il matto, il sole, sono carte velocissime, ok? Quindi sono carte veloci che ti fanno capire che il processo di completamento, anche se tu ti stai soffermando sulla relazione andata male secondo te, ok? Ma il processo di completamento è finito, sono gli ultimi rimasugli perché nel tuo subconscio c'è la voglia di esprimersi, andare avanti, guardare avanti e lo stai attraendo, probabilmente per alcuni di voi lo vedono sui social, già sanno, sentono questa cosa, ok? Per altri lo stanno attraendo. Ok? Quindi il messaggio a sorpresa, quello che ti sta arrivando, quello che devi sapere è che sei guidata e protetta in questa situazione a livello emotivo, qualsiasi cosa ti preoccupava sta girando al termine e sta andando verso il nuovo, perché qua abbiamo il settimo chakra, cioè non so se vi rendete conto c'è il settimo chakra, ok? Like a flower in spring, come un fiore in primavera. Ragazze, siete bellissime, anche molto attraenti, proprio a livello magnetico, ok? Adesso io che cosa voglio mettere altro? Qui per le mie ragazze fiamme e anche per le mie ragazze che stanno attirando a loro la pareja divina. Che cosa volete dire? Gli angeli del cuore per le mie ragazze fiamme e per coloro i quali stanno attirando la coppia divina. Cosa volete dire? Gli angeli del cuore. Cazzo! Ragazze, leggetevelo da sole. Matrimonio. Questo cos'è? Matrimonio. Ok? 10 denari e matrimonio. Io mi prostro a questa carta. Ragazze, 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 mi sentite? Ok, qua c'è matrimonio. Questa situazione include matrimonio. Ok? Non a caso la stessa Celtica finisce con 10 denari. Sia che tu non stai in coppia e stai attirando la persona della tua vita con cui costruire, te l'ho già detto. Anima gemella probabilmente o fiamma gemella, a seconda del grado evolutivo tuo. Abbandonare ogni proiezione l'hai già fatto, l'hai già integrato, like a flower in a spring. E con le fiamme, ragazze mie, qua state attirando il matrimonio, che state finalmente agli sgoccioli per questo matrimonio, ok? Io non dico più niente, mi ritiro non per deliberare ma per meditare. Vi benedico veramente tutte, ma è Dio che ci benedice sempre, veramente bellissima questa stesa, ragazze, da brivido, eh. Quindi ragazze mie, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio profondamente dall'anima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!